Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di aloe partendo semplicemente da un pezzettino della foglia della pianta madre, che potrebbe essere Aloe arborensis o Aloe vera. Questa tecnica andrà benissimo per entrambe le specie, io vi consiglio di seguire il video perché sono sicuro che una volta che capirete la tecnica sarete felici di averlo fatto. Questa è la varietà di Aloe vera e quest'altra invece è l'Arborensis. La prima cosa che dovrete fare sarà quella di procurarvi delle foglioline della varietà che avrete deciso di fare nascere. Le caratteristiche che dovranno avere le foglie che poi saranno sottoposte a questo procedimento sono davvero poche, ma vanno rispettate. La prima, quella tassativa, è che le foglie non presentino rotture, né marciume, né muffe, come in questo caso, delle foglie perfette con un bel colorito, un colorito acceso. La seconda caratteristica è quella che le foglie dovranno avere una lunghezza tra i 10 e i 20 cm. Prelevare le foglioline dalla pianta madre è davvero molto semplice e lo si potrà fare o tramite strappo o tramite taglio delle stesse. Io personalmente consiglio sempre la tecnica dello strappo, ma perché? Perché la fase successiva consiste nell'inserire direttamente queste foglioline all'interno di un vasetto con del terreno. Se notate, questa è bagnata e praticamente è una parte viva che darà, in questo modo, se messa direttamente nel terreno, la possibilità a funghi e batteri di accedere all'interno della fogliolina, quindi rischiando di farla marcire e farla morire. Al fine di evitare che capiti questo, bisognerà aspettare qualche giorno in modo che si crei un film protettivo, lasciandola semplicemente all'aria, che impedisca appunto a funghi e batteri l'accesso. Quindi la differenza fondamentale tra questa è che con la tecnica dello strappo, dato che non si creano parti vive e vie di accesso, si potrà utilizzare praticamente subito e passare immediatamente alla fase successiva. Con questa invece bisognerà aspettare qualche giorno. Guardate la differenza che c'è tra la fogliolina di sinistra e quella di destra. Quella di destra è stata tagliata 48 ore fa, si è creato il film protettivo ed in più i due lembi si sono chiusi, quindi impedendo ulteriormente le vie di accesso a muffe e batteri. Adesso procuratevi dei bicchierini di plastica, se ne avete di utilizzati è ancora meglio, così riciclerete dei materiali che se no andrebbero buttati. Una volta procurati i bicchieri, fate un foro nella parte inferiore. Una volta che questi saranno riempiti di terra, in questo caso terra mista con sabbia, questi diventeranno veri e propri vasi che ospiteranno le piantine nuove. Le proporzioni della miscela che ospiterà le foglioline sono 50% di sabbia e 50% di torba. Una volta riempito il vasetto con questa, sarà sufficiente inserire all'interno dello stesso la fogliolina tramite una leggera pressione. Una volta inserita la fogliolina, prendere un vaporizzatore e bagnare abbondantemente. Dopodiché non resterà altro che aspettare che la piantina nasca. Mi raccomando, tenete sempre umido il terreno, sino a che non spunteranno i primi germogli. E trascorsi circa 40 giorni potremo notare che il primo germoglio è spuntato, guardate. La piantina in pratica si sta iniziando a formare proprio da questo punto. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come nasce, ecco qua, guardate. Trascorsa circa un'altra settimana potremo notare che il germoglio è proprio spuntato fuori dal terreno in modo assolutamente perfetto, guardate. Trascorso un mese potremo notare che le foglioline, che inizialmente erano spuntate come germoglio, sono diventate davvero molto grandi e all'interno addirittura hanno iniziato a formare già le foglioline nuove. Sarà proprio da qui che si svilupperà appunto la pianta. Se praticamente la foglia che avete messo nel terreno noterete che diventerà secca, non vi preoccupate perché la piantina nuova sarà proprio dalla fogliolina che avete messo nel terreno inizialmente che attingerà i nutrimenti iniziali per poter crescere in modo corretto. Medesimo percorso è stato subito dalla fogliolina di aloe, quindi una volta inserita all'interno del vaso con il terreno, trascorso un mese, anche questa ha fatto nascere un piccolo germoglio. Anche in questo caso potremo notare che trascorsi altri 40 giorni la piantina cresce in modo assolutamente corretto e veloce. Trascorsi circa 2 anni, questo è il risultato che potremo ottenere, ovvero una pianta bella esteticamente e assolutamente sana. Se andiamo a guardare alla base di questa potremo notare che c'è la fogliolina dal quale siamo partiti, solo che adesso è completamente rinsecchita, guardatela. Ma perché? Perché la pianta crescendo ne ha assorbito tutti i nutrimenti. È proprio per questo motivo che vi dico non la staccate assolutamente sino a che non si staccherà da sola, perché sarà proprio lei la fonte di nutrimento per tutta la fase di crescita della piantina nuova.
Questa è una pianta che vi darà davvero delle grandi soddisfazioni e infatti una volta cresciuta, oltre ad avere delle proprietà benefiche e curative, sarà anche molto bella esteticamente e farà dei fiori che potranno essere gialli, rossi o arancioni. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata e se volete, se vi è piaciuto il video, condividetelo sui social perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.